Benvenuti nella Biblioteca Orientalis. Cominciamo oggi una serie di incontri con il professor Mauro Bertagnini, che è professore ordinario di Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura nella Scuola di Architettura dell'Università di Udine, sul tema dell'insegnamento della costruzione nelle scuole di architettura. Professor Bertagnin, la separazione tra progetto e costruzione è una delle iatture che affliggono la nostra disciplina. Una separazione non solo fisica, gli addetti operano in luoghi separati e sono diversi, ma anche temporale. Prima si fa il progetto e dopo qualcun altro provvede a farlo stare in piedi. Volevo sapere la sua opinione. La cosa nasce storicamente dalla separazione dell'École des Beaux-Arts e dell'École Polytechnique, questa iattura che tu ricordavi, Attilio. Certamente è una cosa che ha danneggiato, a mio parere, la didattica sia da un lato che dall'altro. E proprio per questo mi sono dedicato, grazie anche a una serie di influenze di amici e di maestri, alla didattica dell'architettura. La didattica dell'architettura fondata sulla didattica della costruzione. Data questa situazione, so che lei ha messo in campo nella didattica una serie di contromisure e di attività rivolte a cercare di ritrovare questa unità persa fra progetto e costruzione. Sì, devo riferirmi a delle radici culturali di questo progetto che con un amico carissimo, Patrice Doat, abbiamo messo in piedi a livello europeo e ora anche a livello mondiale. Ed è quella che per i greci era la ragion pratica, la phronesis come loro la chiamavano. La ragion pratica, che è una specie di luce eraclitea che l'uomo accende nel buio della storia. In fondo è alla base di quell'operazione prometeica che è la costruzione, no? Immaginiamo a una cattedrale cosa significa, che gesto prometeico è costruire una cattedrale. Partendo da questo, diciamo che ho, sotto l'influenza, come dicevo, di un amico carissimo, Patrice Doat, sviluppato una didattica piuttosto particolare, perché la didattica della costruzione fa riferimento appunto alla phronesis, che può essere declinata attraverso due corni, attraverso due elementi, e cioè la metis e la tecne. Di nuovo, faccio riferimento a termini greci perché proprio nella grecità classica si distilla la phronesis, la ragion pratica, questa ragion pratica che è alla base della didattica della costruzione. Metis, per i greci, adesso sembra facile attraversare il Mediterraneo con una barca, ma loro che partivano da queste piccole isole ed erano sottoposti, il nocchiero che guidava la barca era sottoposto a uno stress psicologico molto grosso. E da un lato aveva la tecne, cioè questa tecnologia, questa capacità che aveva accumulato nel tempo di saper come muoversi nelle acque perigliose del Mediterraneo, e dall'altra aveva appunto la metis, questa capacità che si impara facendo di adattarsi e costruire le soluzioni più adatte a risolvere il problema, per esempio di non andare a fondo. Ecco, quindi partendo da queste basi culturali ho elaborato insieme a Patrice appunto, un approccio didattico che si fonda, il cui manifesto è questo libro che è Provare, capire, costruire, nella quale ho narrato una serie di percorsi culturali e anche appunto didattici che sono stati alla base della mia didattica. Una didattica, a mio parere, di un certo interesse, proprio perché la mia regola di vita è: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Io avrei voluto che quando ero studente, anziché stare con la penna, che avevamo questa penna dimiurgica tracciando un segno sulla carta, si pensava di progettare una città, ma invece il problema è molto più complesso. Bisogna riuscire a distillare, provare, capire e costruire in modo molto umile nel proprio percorso. Direi che è abbastanza esemplificativo uno degli approcci che ho portato avanti, cioè la costruzione
della volta nubiana, che è un po' un simbolo che distilla attraverso ogni anno insegno agli studenti a costruire questa volta nubiana, che è un po' un simbolo didattico e allo stesso tempo di tecnologia, che riassume un po' la storia che, caro Attilio, abbiamo vissuto insieme durante la scuola di architettura, l'esperienza alla scuola di architettura di Algeri, durata decennio, io chiamo il decennio algerino, dove personalmente ho scoperto un'architettura altra, l'architettura di terra, un'architettura che ha parametri diversi, che ti riporta forzatamente alla radice di una costruzione altra, che ha, per esempio, ancora usa archi, volte e cupole, che per esempio non ha bisogno di legno, cioè non lo può utilizzare, quindi come fai a costruire se non hai il legno per le travi? E quindi devi usare le volte e soprattutto la volta nubiana. Poi l'incontro con te è stato anche fertile in questo per l'incontro con Hassan Fati, ricordo seminari, numeri monografici della rivista che abbiamo avuto per un periodo insieme, di cui sono stato collaboratore, e in cui abbiamo scoperto la grandezza di Hassan Fati e del suo messaggio. Ecco, per cui architettura di terra, volta nubiana rappresentano degli elementi importanti in cui la Phronesis, la Metis e la Tecne si condensano in un'immagine, l'immagine della costruzione della volta nubiana.